Esistono 3 diverse tecniche e quindi 3 diversi modi di nuotare lo stile libero. E questo si può facilmente notare osservando come i professionisti o nuotatori esperti di tutto il mondo ricoprono e di conseguenza affrontano le varie distanze di gara. Questi 3 diversi modi di nuotare lo stile libero sono classificabili in hip driven freestyle, shoulder driven freestyle e body driven freestyle. Ma prima di capire che cosa caratterizza ognuna di queste tipologie di nuotate e soprattutto che cosa significano in un certo senso anche queste diciture in inglese, è bene prima fare delle doverose premesse. Partiamo definendo il primo concetto da tenere in mente per poter capire bene quello che andrò a spiegarvi dopo. Sto parlando del costo energetico, ovvero l'energia metabolica spesa per unità di distanza. Ovviamente, viste le resistenze che l'acqua offre, risulta chiaro capire come nuotare è la forma di avanzamento meno economica per l'uomo. Basti pensare che la quantità di energia necessaria per coprire una certa distanza nuotando è maggiore di quella che serve per coprire lo stesso tratto a piedi o in bicicletta. Quindi a parità di potenza muscolare fornita, la velocità sarà minore. Ma a prescindere di tutto questo, ciò che realmente conta per poter migliorare e fare meglio è rendere il gesto nuotatorio quanto più economico possibile. Come? Sicuramente tenendo in considerazione il parametro che più di ogni altro va tenuto sotto controllo nell'allenamento ai fini della valutazione del costo energetico. Ebbene sì, mi sto riferendo alla distance per stroke, che non è altro che la distanza percorsa dal nuotatore per ciclo di bracciata, comunemente detta ampiezza. Perché ad aumentare la frequenza di bracciata ci riescono tutti, basta solo girare le braccia più veloci. Peccato che però per riuscire in maniera corretta si deve anche e soprattutto spingere. Per non parlare poi del conto salato dato dalla fatica e dalla stanchezza che si presenterà in tempi record. Motivo per cui l'ampiezza della bracciata è l'aspetto che definisce la classe del nuotatore e quindi quello su cui risulta essenziale lavorarci. Detto questo, prima di addentrarci nei 3 diversi modi di nuotare lo stile libero, voglio farti soffermare su alcune regole che a mio avviso sono di primaria importanza ai fini di poter riuscire a comprendere il tutto alla perfezione. Ricorda sempre che il momento più importante della bracciata è l'aggancio della mano in acqua, perché senza un aggancio efficace ed un buon attacco della bracciata si disperde gran parte della forza disponibile e quindi tutto il resto verrà conseguentemente male. La dinamica dell'accelerazione della mano nella passata subacquea di tutte le nuotate segue il ritmo del lento-veloce, nel senso che nella prima parte della bracciata non dobbiamo aver fretta, perché lo scopo è quello prima di accogliere l'acqua sul proprio palmo della mano e poi una volta sentita solida e ben salda allora possiamo pensare di spingerla bene verso il dietro. Può sembrare banale o strana come cosa, ma questo è l'errore principale su cui cadono tutti i principianti. Dita verso il basso e gomito alto. Per spingere l'acqua verso il dietro è questa la posizione da ricercare ed i movimenti laterali sono secondari e da evitare perché non fanno altro che farci disperdere forza ed energia. Arrivati a questo punto posso spiegarvi la prima delle tecniche dello stile libero, ovvero l'hip driven freestyle. È la più diffusa e conosciuta tra tutte, è quella più economica e quindi di conseguenza anche quella più utilizzata sia nell'allenamento che in gara, soprattutto nelle distanze oltre i 200 metri. In questa tecnica è possibile notare un grado di sovrapposizione tra le 2 braccia elevato. Infatti è spesso identificabile in tutti quei nuotatori che hanno una nuotata molto saltellante, quasi galoppante se vogliamo definire meglio il termine. Ovviamente è opportuno dire che ognuno la interpreta un po' a modo suo, come per le altre tecniche. Per esempio in questa c'è chi rimane fedele alla galoppata vera e propria, prediligendo magari anche una coordinazione 2-4, ovvero 4 gambate per ciclo di bracciata, come succede nella stragrande maggioranza dei mezzofondisti, e chi invece, solitamente i fondisti puri, preferiscono renderla leggermente più piatta a favore di una coordinazione 2-2, ovvero 2 gambate per ciclo di bracciata. Una cosa però è certa, questa tecnica è quella principale e come vedremo le successive tecniche di nuotata possono essere utilizzate solo per poco tempo o per una breve distanza, discendendo tutte da questa famosa hip driven freestyle. La seconda tecnica è infatti la shoulder driven freestyle, tipica delle gare di velocità e quindi degli sprinter, che solitamente appunto la utilizzano nelle gare dei 50 metri, anche se talvolta qualcuno la utilizza anche in quelle da 100. Quindi rollio della schiena, anche bloccate e grandi
grande applicazione di forza con una conseguente autonomia molto limitata. Infatti all'apparenza può sembrare semplice, ma per nuotare in questo modo serve anche una buonissima sensibilità, perché il nuotatore deve, entrando con la mano in acqua, essere immediatamente in grado di trovare l'appoggio. La presa estendendo e ruotando solamente le spalle senza poter usufruire dell'aiuto del corpo e quindi dei fianchi, come invece succede nella tecnica che invece vi ho spiegato precedentemente. Ovviamente qua prevarrà una coordinazione 2-6, ovvero 6 gambate per ciclo di bracciata, con battuta di gambe che sarà perciò molto stretta e rapida per stare dietro alla bracciata. Infine, l'ultima tecnica per nuotare lo stile libero si chiama Body Driven Freestyle. È semplicemente un ibrido tra le due precedenti, ma è anche quella più dispendiosa. Viene usata da pochissimi nuotatori di alto livello nei 50 metri, come Benjamin Proud e Florent Manadou, che ci ha costruito sopra un'intera carriera, da alcuni nuotatori in certi momenti della gara, quali magari i finali della gara stessi o in prossimità delle virate. Le braccia sono tese nel recupero, le mani entrano di prepotenza davanti alle spalle e cercano immediatamente la profondità, spingendo il prima possibile verso il dietro senza troppi fronzoli. Infatti proprio per questo le braccia sono solitamente tese anche sott'acqua. Qua, a differenza della hip driven freestyle, non c'è nessun tipo di alternanza o sovrapposizione tra le braccia. Serve continuità e testa sotto. Infatti è proprio per questo motivo che i nuotatori di alto livello nei 50 metri respirano il meno possibile e quelli più forti spesso non respirano nemmeno. Alla luce di tutto questo può emergere la classica domanda: ma qual è delle tre la migliore e quella sulla quale vale la pena concentrarci? Beh, diciamo che la risposta è molto semplice e dipende da che tipo di atleta sei. Anche se, per come la vedo personalmente io e tutto il team di Swimprove, è importante saperle padroneggiare tutte e tre, motivo per cui è importante chiaramente lavorarci costantemente ogni giorno ed allenarle. Se vuoi infatti migliorare la tua tecnica di nuotata tramite un percorso personalizzato sulla base appunto dell'atleta che sei, ti invito a compilare la candidatura che trovi appunto sul nostro sito cliccando il link qua sotto. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un bel like e soprattutto di iscriverti al canale per non perderti altri contenuti come questi. Ciao!